determine the Jurassic World you create? We're going to offer the players a sandbox mode so that they're able to take control of Isla Nublar, which you recognise from the films. Sì, è una cosa bella. Bello che ci abbiano messo il sandbox e che l'abbiano messo su Isla Nublar, la prima isola. Bello. E bravo Frontier. And all the other aspects that you can then use in the sandbox in Isla Nublar. A number of players have been asking us, are we going to be doing anything to coincide with the film Jurassic World Fallen Kingdom? I can say that we are going to be doing a free update with content from the film inside Jurassic World Evolution. We're really excited to see players get their hands on it. Oh, brava Frontier, brava. Questo ha la mia attenzione, questo merita la mia attenzione. La roba gratis merita la nostra attenzione. Che belli gli aggiornamenti gratis. Oh, salve. Beh, che dire, sono veramente euforico. Infatti il video di oggi è stato un mio piccolo gioiellino. Ovvio, non sarà niente di che, però rispetto agli altri due, ci ho messo molto più tempo, è vero, ma anche molto più cuore, più passione. Veramente, non potete capire. Non vedo l'ora di... Aspetta un attimo. Oh. Beh. Avete presente quei momenti quando vi arriva una bella notizia che allo stesso tempo non lo è? Quando studi un botto per un compito in classe, un esame, e poi il professore si ammala. Cioè tu sei felice che non l'hai fatto, ma sei anche triste perché hai buttato ore della tua vita che potevi, non lo so, usare in modo diverso, magari uscendo, ma tant'è. Allora, di cosa si parlerà in questo video? Primo, modalità sandbox su Isla Nublar. Sicuramente saprete che i film e i libri di Jurassic Park e anche Jurassic World sono ambientati su due isole fittizie a largo del Costa Rica, Isla Sorna e Isla Nublar. Isla Nublar è il sito del primo Jurassic Park e di Jurassic World, mentre Isla Sorna è dove vi è il sito B, ossia dove i dinosauri venivano prodotti in massa e dopo un incidente questi sono scappati e vivono allo stato brado. Ecco, su quell'isola è ambientato Il mondo perduto, cioè il secondo libro di Jurassic Park, e i due film successivi della saga, ossia il secondo, The Lost World, e Jurassic Park 3. Quelle due isole però non sono le uniche. Infatti fanno parte di un arcipelago di 5 isole chiamato appunto Los Cinco Muertos. In Jurassic World Evolution in tutte e 5 le isole potremmo costruire un parco. E la particolarità è che in ognuna di queste isole vi è praticamente un fotoperiodo differente. Ossia, una sarà ambientata sempre per esempio la notte, un'altra al mattino presto o al tramonto, una sempre a mezzogiorno, eccetera eccetera. Ora, Isla Nublar sarebbe il sandbox, ossia dove hai risorse illimitate e puoi fare sostanzialmente quello che vuoi. Una modalità libera, insomma. Ecco, speriamo che almeno su Isla Nublar ci sia un effettivo ciclo giorno-notte, perché sarebbe carina come cosa, insomma. Detto tra noi, non mi piace molto l'idea che ogni isola sia sempre e costantemente, per esempio, illuminata a giorno oppure nell'oscurità totale della notte. Non è una cosa che mi piace, ma sono gusti. La seconda notizia è che Frontier ha dichiarato che rilascerà un update gratuito, un aggiornamento gratuito, nel quale saranno presenti i dinosauri di Jurassic World Fallen Kingdom, il regno distrutto
in italiano. Ecco, quindi questo apre le porte a possibili futuri aggiornamenti gratuiti con altri dinosauri, magari nuove costruzioni. La terza notizia, che poi è quella che mi ha mandato in vacca l'altro video, è stata riportata da The Gaming Beaver, che ha intervistato gli sviluppatori e gli ha chiesto: ci saranno rettili marini in Jurassic World Evolution ed eventualmente anche pterosauri? E loro gli hanno risposto sì. Ecco, sì, non al lancio, quindi successivamente, e boh, forse saranno in un DLC, quindi a pagamento, oppure in un aggiornamento gratuito, cosa di cui dubito comunque. Inoltre gli sviluppatori hanno precisato che questi animali, quando verranno aggiunti nel gioco, saranno creature vere e proprie da gestire in maniera similare ai dinosauri, quindi avranno le proprie esigenze, dovranno essere nutriti, potranno cercare di evadere, non saranno semplicemente degli eventi casuali, ecco, come avevo ipotizzato anche nel mio precedente video. Ma del resto io l'avevo già intuito, cioè, perché dubitare? Ma è normale che avrebbe fatto una cosa del genere, è la cosa più giusta da fare. Infatti io l'avevo previsto, l'avevo detto chiaramente che no, Frontier non gli farà fare questa cosa, no, il Frontier dedicherà a questi animali lo spazio che spegnere un po' gli entusiasmi. Infatti sono più portato a credere che Frontier, nel caso dovesse mai aggiungere questi animali, lo farà con delle costruzioni apposite in cui questi animali semplicemente appaiono, oppure tramite easter egg. Non credo infatti che Frontier spenderà più di tanto, diciamo, tempo dietro a questa cosa. Sarebbe una cosa, cioè, sarebbe materiale per un intero gioco, non ha senso come cosa. Sono veramente felice di averci azzeccato. Fortuna che il video non l'ho pubblicato. Comunque, la cosa bella è che quindi questo aggiunge un sacco di possibilità in più. Per dire, se stiamo parlando di animali marini, o comunque di animali acquatici, magari si potrà gestire la filtrazione, oppure inserire delle luci nella vasca per far vedere meglio l'animale ai visitatori, o anche, magari, perché no, impostare un feeding show, come avviene nel film, no? Con il mosasauro. Inoltre, la varietà di animali che si potrebbero mettere nel gioco con questo DLC sulle creature marine è enorme. Di rettili marini non esiste solo il mosasauro, anzi, esistono animali come i pliosauri, i plesiosauri, gli ittiosauri, che sono veramente simpatici come animali, sarebbero come dei delfini per il nostro Jurassic Park. Magari gli si potrebbe insegnare pure loro dei trick, delle acrobazie, proprio come succede nei delfini e nei delfinari, sperando che non si suicidino come si suicidano i delfini nei delfinari. Poi, per quanto riguarda gli pterosauri, ci sarebbero varie cose da dire. Innanzitutto che anch'essi si differenziano tantissimo da una specie a un'altra per forme e dimensioni, e quindi sarebbe bello magari vedere proprio le interazioni tra queste diverse specie, perché vuoi mettere un Quetzalcoatlus che è alto quanto una giraffa e con un'apertura alare di 12 metri contro magari un ranforinco che è piccolino? Magari se li metti nella voliera competeranno per il territorio e il primo mangerà l'altro. Inoltre c'è anche un discorso da fare per quanto riguarda le fughe. Se questi pterosauri dovessero scappare, potrebbero spostarsi da un'isola all'altra, oppure arrivare sul continente e quindi essere costretti a pagare per i danni che questi animali causano lì. Sarebbe una cosa interessante. Inoltre aggiungerebbe un bel po' di profondità al gameplay, perché se tu devi stare attento che gli pterosauri non ti scappino, perché altrimenti se vanno su un'altra isola e fanno casino lì, le cose cominciano a farsi interessanti. Detto questo, concluderei qui il video e quindi ci si vede alla prossima. Piccolo appunto post video. Vorrei ringraziare il canale di Drifter Records per la musica che ho utilizzato in questo video. Cioè, chiariamo, io gliel'ho chiesto
se potevo usarla e lui non mi ha mai risposto, o lei non mi ha mai risposto, però nel titolo c'è scritto royalty free, nella descrizione c'è scritto royalty free, give credit in video and description, quindi chi già consente? Poi, per quanto riguarda il prossimo video, non sarà il video sui rettili marini come avevo detto nel video precedente, ma sarà un paleofauna profile. Semplicemente cambiamo per non fare di nuovo un altro Logando o un altro Thesaurus Play, perché per chi non l'avesse capito questo era un Thesaurus Play. Forse dovrei specificarlo all'inizio. Comunque, un indizio per quanto riguarda la specie che andremo a vedere in quel video, beh, ecco, diciamo che era un carnivoro di dimensioni molto molto importanti. Secondo indizio? Ora, sperando che non sia venuto tutto sfocato malissimo. Ecco qua. E niente. Vi ringrazio per aver visto questo video, e se siete arrivati fin qui siete delle belle persone, se non ci siete arrivati fate schifo, ma tanto non lo saprete mai che vi sto insultando perché non siete arrivati fino a qui, quindi fate schifo. E nulla, ci si vede alla prossima. Hehe